Ciao a tutti, bentornati nella serie dedicata a Tainted Grail. In questo quarto episodio vedremo come dipingere Verme, il druido. Vi lascio in descrizione il link agli episodi precedenti e la lista dei colori usati. Ma ora partiamo subito. Procederemo come sempre per step, stendendo i colori base, dando volume alla miniatura con shade e lumeggiature e arricchendola infine con i dettagli più piccoli. Come promesso, ho cercato di migliorare le riprese alla tavolozza, così da rendere il più chiaro possibile quali colori utilizzo e la consistenza che preferisco per dipingere. Vi parlerò meglio di alcune accortezze che riguardano i pennelli in un prossimo video, ma come potete vedere già in questo, per prelevare e diluire i colori uso sempre un vecchio pennello, così da non rovinare quelli più precisi che uso per dipingere. Aggiungendo circa il 30% di acqua al colore è possibile lasciare intravedere il primer, che oltre a far aderire meglio il colore, svolgerà anche parte del lavoro mettendo in evidenza ombre e luci. Per la parte alta della veste parto da un colore molto scuro, che lascerò poi solo nelle pieghe del vestito e schiarirò per dare volume. Le rocce non dovranno avere un aspetto preciso, quindi fare una passata leggera di nero metterà in risalto il colore che gli daremo dopo. La parte inferiore della veste ha già una texture prestampata, che potremo sfruttare a nostro vantaggio molto presto con una passata di shade. Come superficie su cui stendere i colori, io utilizzo una wet palette, che è uno degli acquisti che vi consiglio di più se vi state appassionando alla pittura. Potreste acquistarne una già fatta o provare uno dei tutorial per farla in casa. In entrambi i casi la sua utilità è innegabile perché permette di mantenere umidi i colori durante le sessioni di pittura e consente di creare toni intermedi senza sforzo. A me è stata molto utile anche per sperimentare nuovi colori, mischiandoli e scoprendone il risultato. Avere tutti i colori necessari comodamente già pronti permetterà di sfumare ogni parte con più facilità. Lo schema cromatico di Verme non è estremamente variegato, perlomeno in questa fase iniziale, quindi ho cercato di usare al meglio tipi di marrone diversi, caldi e freddi, partendo come sempre da toni molto più scuri di quelli finali.
marrone freddo come questo è perfetto per creare una base per la carnagione, che non avrà un aspetto umano. Ho scelto di usare un grigio con un sottotono caldo per evitare che andasse in contrasto con tutto il resto. Per la maschera ho usato il colore molto diluito e abbondante, ma ripassare con il pennello asciutto subito dopo mi ha permesso di eliminare in fretta il colore rimasto negli incavi del teschio. Anche in questo caso ho dato una passata veloce alla basetta per definire nell'insieme l'armonia dei colori. Uno shade marrone è sembrato il più opportuno per esaltare senza sforzo le profondità di tutti gli elementi dipinti finora. Ho iniziato poi a dare volume agli elementi con le lumeggiature, partendo schierendo gradualmente le pieghe della veste. Anche se inizialmente il marrone molto scuro si nota poco, contribuirà a dare un aspetto liscio alle sfumature finali.
Ho utilizzato un tono più chiaro per individuare in modo netto le parti più illuminate. Ho usato poi uno di quei mezzi toni che ho creato prima per amalgamare queste nuove zone con lo sfondo scuro e rendere meno evidente lo stacco. Per quanto riguarda la carnagione, ho scelto di creare un colore particolare, più spento ed desaturato di una classica carnagione umana, che ho poi schiarito gradualmente, mettendo come sempre in mostra il volume di muscoli e viso. Un altro vantaggio di questo tipo di palette è che permette di avere subito un'idea del colore e della consistenza che si sta per utilizzare, prima di usarlo sulla miniatura. La regola generale per schiarire e creare volumi è sempre la stessa, ovvero immaginarsi una fonte di luce che colpisce il personaggio da sopra, illuminando solo le zone direttamente colpite. Anche per braccia e viso è comodo identificare subito le zone più sporgenti, per poi sfumare lo stacco con un tono intermedio. Illuminare solo alcune parti donerà volume, risultato che si perderebbe completamente se si schiarisse ogni parte nella sua interezza. Ho schiarito poi il resto degli elementi, come le ossa appese qua e là sulla veste, la maschera a teschio e il bracciale.
Per quanto riguarda la fibbia fatta di piccole ossa, ho dipinto 2 punti alle estremità, così da metterne in risalto solo i volumi delle parti sporgenti. Piccoli tratti di colore per la corda o il serpente possono dare l'illusione di una texture, dando ad ogni parte della miniatura un aspetto curato. La precisione verrà solo provando e sbagliando, quindi le prime volte mettete in conto qualche errore, tanto fortunatamente si può sempre sistemare tutto. Allo spallaccio ho deciso di dare un aspetto vecchio e usurato, con graffi e tagli imprecisi che rimarranno alla base di un colore più coprente. Veniamo dunque ai punti luce della parte inferiore della veste. Ho messo in risalto solo la parte evidenziata dal ginocchio sinistro, facendo dei piccoli punti per esaltare la texture già prestampata. Ho poi preso un tono intermedio che ho steso per mitigare lo stacco con la base più scura, ma in modo meno preciso rispetto a prima. Questo per dare ancora una maggiore importanza alla zona illuminata. Passo ora ai dettagli finali, con i quali ho cercato anche di aggiungere qualche tocco di colore in più. Ho steso un azzurro chiaro come base nella parte bassa delle piume, seguito dal blu di partenza puro per creare un po' di volume sulle punte.
Infine, con il bianco e un pennello ancora più sottile, ho cercato di mettere in evidenza la struttura stessa delle piume. Proprio perché non volevo che gli occhi si notassero troppo, ho scelto di usare come base di partenza lo shade rimasto nell'incavo dell'occhio, al quale ho aggiunto 2 puntini alle estremità. Erroneamente si tende a usare il bianco per gli occhi, ma è un errore facile da commettere, che purtroppo donerebbe alla miniatura uno sguardo sgranato e innaturale. Dovessimo sbavare con le parti chiare, potremo sempre riallineare la pupilla aggiungendo un piccolo punto al centro. Per i tatuaggi, dettagli che personalmente amo aggiungere nelle miniature, vi consiglio caldamente di fare delle prove su un foglio. Meglio scarabocchiare e sbagliare sulla carta che sulla pelle del personaggio, dopo che abbiamo lavorato tanto per sfumarla al meglio. Come abbiamo visto per Bior, ho usato un colore scuro e piuttosto diluito, in modo da renderlo meno invasivo. A questo riguardo, seguirò anche un altro piccolo trucchetto per rendere i tatuaggi ancora più verosimili. Dopo il primo, come è evidente, mi sono lasciata prendere la mano e mi sono sbizzarrita con i disegni, dandogli più tatuaggi di quelli che forse voleva. Il piccolo trucchetto non è altro che prendere il colore dell'incarnato, farne un velo leggerissimo e ripassare sopra i tatuaggi, così da farli sembrare veramente tatuati e non dei trasferelli applicati sulla pelle. Per dare un aspetto desertico e arido alla base, ho scelto di applicare dei ciuffi d'erba in un colore adeguato, oltre a quella particolare vegetazione che già ho usato per Bior. Inizialmente volevo metterne 2, ma poi mi sono accorta che fosse troppo invasiva e ne ho lasciata solamente una frontale. Come sempre, ho rifinito la basetta con il nero e anche Verm è pronto all'avventura. Spero che questo video vi possa essere utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate del risultato finale e che tipi di disegni avete scelto per i tatuaggi. Se vi piace la serie, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale per non perdervi nessuno dei prossimi video. Ci vediamo alla prossima miniatura. Ciao!